Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare So Young. Mi avete chiesto in tantissimi di analizzare Everyone, questa esibizione appunto di questa cantante coreana bravissima. Non conosco la canzone, sinceramente non so neanche se sia un brano suo originale o se sia una cover. Ho provato a cercare su Google ma non ho trovato informazioni, quindi fatemelo sapere per favore voi nei commenti. E non ho mai visto questa esibizione in particolare, quindi sono veramente tanto curioso. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Vi ricordo anche codice vocalcoach su pumplink.com per ricevere magliette e gadget nerd come piacciono a me. E ringrazio anche lo sponsor di questo video che è Superprof. Dopo ve ne parlo meglio, però adesso andiamo subito a analizzare questa cantante incredibile. Andiamo ad ascoltare. 내가 마냥 서러울 때면 내가 눈물이 되리 어두운 밤 험한 길 걸을 때 내가 너의 등불이 되리 어정하고 쓸쓸할 때 내가 너의 밤 되리라 나는 너의 Wow. Wow. Ok, scusate un attimo, pazzesca, veramente, ma ha un controllo incredibile del suo strumento. Ha fatto tantissimi fraseggi e tanti cambi dinamici, tanti cambi di registro anche se tutto sommato lei è praticamente sempre in voce mista. Ok, quello che fa è veramente rimanere sempre in voce mista. Però in questo mix si muove moltissimo, non è mai ferma e ha un controllo incredibile. Io purtroppo non capisco le parole perché credo che stia cantando in coreano. Purtroppo non ci sono i sottotitoli in questo video, quindi vi chiedo magari per favore di lasciarmi nei commenti il testo con la traduzione se possibile. Quindi non so di cosa parla questa canzone. Scrivetelo pure nei commenti, mi fate un grande favore e vi ringrazio. Però io adesso mi baso su quello che sento, ok? E anche senza leggere il testo, il tono della voce e il modo in cui interpreta la cantante in questo caso sono fondamentali proprio per trasmetterti le emozioni, ok? E riuscire comunque a interpretare questo brano. Fin qua mi è piaciuto moltissimo, moltissimo. Magari vorrei riascoltare un paio di fraseggi e poi andiamo avanti nell'analisi e nell'ascolto, però vorrei riascoltare tipo qua perché ha fatto delle cose interessanti. Dinamica
piano, veramente molto brava a gestire questa dinamica, cantando veramente in modo leggerissimo. 어두운 밤 험한 길 걸을 때 Il vibrato bellissimo, musicale, questo suono anche abbastanza etereo, leggero. Abbiamo visto che lei è veramente un angelo quando canta con questa intensità, veramente bravissima. 내가 너의 등불이 되리 Sentite che qua cresce l'intensità, però comunque è sempre leggera, anche quando canta forte, riesce comunque a darti questa sensazione di leggerezza, ok? Serve tanta tecnica per fare questa cosa. Il suono deve uscire pieno, ma dentro di te devi essere comodo, leggero, nonostante tu stia facendo uno sforzo muscolare, comunque un atletismo. Cantare è un atletismo a tutti gli effetti. E più vai in voce piena, più diventa appunto impegnativo questo sforzo atletico, però se fatto bene non ti sforzi, non ti fai male, ok? E non vai ad affaticarti in senso negativo del termine. Senti che il tuo corpo sta lavorando, ma non vai a esagerare. Quindi questo è controllo, è equilibrio, e lei è perfettamente in equilibrio dalla prima all'ultima nota. 어쩌다가 쓸쓸할 때 Qua ci ha messo un po' di twang su questa E, ok? È andata a schiacciarla un po' di più e a rendere il suono più tagliente. Qua il contrario, è andata ad arrotondare il suono e a cercare più una risonanza con più basse e meno pungente. E vedete proprio come tiene la bocca, cambia proprio tanto. Qua vedete che, scusate, qua sta facendo proprio una O, ok? Quindi sta allargando molto di più in base al suono che vuole ottenere, in base al colore, in base allo stile, e si muove anche su stili diversi. Infatti in alcune frasi va a coprire di più il suono, quindi cerca una risonanza un pochino più tendente anche al canto lirico, anche se chiaramente non sta cantando lirico, come ho detto anche altre volte, anche se ha un po' quell'attitudine secondo me, e altre volte apre molto di più, quindi va a rendere tutto più orizzontale, più aperto, quindi gestisce diversamente lo spazio di risonanza in base alla frase che sta cantando. Veramente brava. Quindi qua il suono è un po' più rotondo, è anche un pochino più coperto. Vediamo dopo. Bellissimo, bellissimo, anche qui suono coperto, e va a sfumare questa nota che diventa da forte a sempre più piano, ma in maniera graduale, fino a sfumarla del tutto e a raccoglierla ancora di più per collegare la frase successiva. È stato bellissimo, veramente un controllo pazzesco. Avete sentito questi cambi di registro che ha fatto? A un certo punto è andata in voce di testa, poi è ritornata giù. È interessante, molto precisa in tutti questi cambi. Continua a muoversi sempre con questo suono che mantiene abbastanza coperto per tutto il tempo, ma muovendosi con queste dinamiche dal piano al forte, piano forte, continuamente. Questo ti crea un movimento incredibile, e quindi anche nell'ascoltatore si muovono emozioni mentre l'ascolti, veramente pazzesca. Andiamo avanti. Qua ha aperto di più su questo cambio di registro.
la gente si commuove giustamente, anche se non si vede la bocca quando fa l'acuto, però qui sicuramente ha scoperto di più i denti. Ah. Wow, e qua sembra ha questo stile un pochino più alla Mariah Carey, che mi avete detto che è un po' uno dei suoi riferimenti, assolutamente, veramente molto brava. Adesso andiamo avanti con l'analisi, però prima volevo ringraziare lo sponsor di questo canale, che è SuperProf. Tra l'altro tutte queste cose che vi sto dicendo si imparano, vi basta cercare un buon insegnante, ce ne sono tantissimi in tutto il mondo in base alla vostra zona, e se cercate su SuperProf potete trovarlo. Sentite un po'. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su SuperProf c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con SuperProf. Bene, ripartiamo con l'analisi. When you walk through the valley of shadow, he said, I'll be the one to be your king. Oh, when you need someone to share your love, he said,
내가 만약 외로울 때면 누가 날 위로해주지? 바로 여러분. Ok, allora non sono riuscito a interrompere perché ha fatto veramente così tante cose, una dietro l'altra, che non mi ha dato neanche il tempo di pensare. Veramente ha fatto tantissime cose incredibili. E veramente una performance così io non immagino dal vivo. Deve essere travolgente, totalmente travolgente, perché troppe cose e tutte con una facilità, le fa sempre con serenità, è veramente super controllata in quello che fa. Vabbè, il video è anche abbastanza lungo, però vorrei almeno riascoltare i punti chiave per capire un po' cosa è successo, per andare ad analizzare tutto quello che ha fatto, perché ha fatto tante cose. Allora, intanto ho apprezzato questo cambio anche nel linguaggio, perché all'inizio credo che fosse tutto cantato in coreano, mentre da un certo punto in poi alterna coreano ed inglese, ok? Quindi anche il testo sono riuscito a capire un pochettino, comunque parla d'amore, parla credo un po' insomma, di cercare la persona amata. Adesso dovrei rileggere un po' il testo, comunque un testo anche motivazionale, voglio dire. Bello. Quando è cambiato quando ho iniziato a cantare in inglese, è cambiato anche un po' il mood, è cambiato anche il suono con cui cantava, ha iniziato ad aprire molto di più, quindi a cercare un suono un po' più proiettato, un po' più potente, meno contenuto, meno raccolto, mentre all'inizio abbiamo sentito che tendeva un po' ad avere un po' il freno tirato, diciamo, giustamente. Qua invece inizia, guardate anche la bocca, apre moltissimo, ok? Questo discorso di aperto e coperto ha a che fare proprio con la posizione della bocca, della lingua e del palato, ok? Quando abbiamo un suono coperto lo spazio è ridotto, quindi il suono perde anche un pochino di armonici, però è anche un po' più contenuto, un po' più controllato, un po' più morbido. Quando apriamo, chiaramente questo spazio va gestito, altrimenti poi rischiamo di spingere troppo. Lei invece però aprendo riesce comunque a creare le pressioni dell'aria giuste per non perdere il controllo, quindi comunque è veramente molto brava. Vabbè, riascoltiamo un po' questa parte dove cambia, va a cantare in inglese. Eccola qua. The valley of shadow, he said, I'll be the one to be your king. Oh, when you keep Io credo anche per un discorso linguistico, quando canta in inglese, le posizioni della bocca cambiano moltissimo, e quindi anche la risonanza cambia e il suono di conseguenza. Anche se dopo, anche quando riprende a cantare in coreano, mantiene un po' queste posizioni, ok, grosso modo. Però quando canta in inglese si sente di più, apre molto di più, cerca un po' questo suono un pochino più twangato, quindi c'è questo twang, anche un po' nasale in certi punti, ma ci sta assolutamente, e è molto più aperto. When you need someone to share your love, he said, I'll be the one to be your love. I'll be there
Così per curiosità, che nota è questa? Cioè, è già un Fa 5, ma ci rendiamo conto, non sembrava così alta. E invece qui è sempre in un mix in voce piena, che io chiamerei anche in questo caso mix estremo, che è il metodo che insegno io, Extreme Mix Voice. Quindi è in voce piena nonostante sia in quest'ottava altissima, ok? È sempre, sempre in voce piena, non va mai in falsetto se non quando vuole andare lei in falsetto per creare quel colore e quel passaggio stilistico, ok? Veramente brava, un suono sempre collegato, in certi punti sembra proprio un belting, possiamo chiamarlo così se lo intendiamo come qualità vocale, perché oltre ad avere un suono molto aperto, proiettato, potente e pieno in acuto, c'è anche questo twang che va a enfatizzare le frequenze medie. Quindi sì, potremmo chiamarlo belting. Quando non c'è il vibrato, perché quando c'è il vibrato già non è più belting, perché va ad ammorbidire, ma in certi punti io credo che possiamo assolutamente affermare che stia cantando in belting, in questo senso di qualità vocale. Non dobbiamo concepirlo come una voce di petto portata verso l'alto, perché non è assolutamente così. Qua è sempre in voce mista, assolutamente, sempre, al 100%. Andiamo avanti. So smile, say you have faith. You should be home. Stay with Qua c'è stato questo passaggio in falsetto, di fatto, quindi questo suono di testa molto leggero, ma comunque potente, alleggerito ma potente su questa nota altissima. Vediamo che nota era. È un Re 6, veramente canta in altissimo con una facilità imbarazzante. Wow, pazzesca, continua a incalzare con una potenza incredibile, bellissima anche l'orchestra dal vivo, i violini, il coro gospel. Qui ha proprio un atteggiamento da cantante gospel, e infatti mi avete detto che è un po' uno dei suoi stili preferiti, però sì, ha un po' questa attitudine un po' soul, si sente che apprezza molto cantanti come Mariah Carey, Whitney Houston, anche Aretha Franklin mi ricordo un po' in certe movenze, anche in certi suoni taglienti su questi acuti, anche il vibrato mi ricorda anche un po' Aretha Franklin. Non lo so, comunque sì, tutta questa tradizione soul, c'è un po' di tutto, questi melismi pop comunque che va ad aggiungere, sta facendo veramente tante cose tecnicamente impressionanti, veramente bravissima. Andiamo un po' avanti per non dover riascoltare tutto quanto, altrimenti non finiamo più. Però qua c'è stato un momento in cui proprio si è interrotta la musica all'improvviso. Qua è stato veramente pazzesco, perché dopo tutti questi fraseggi c'è stato questo momento di quiete. Ecco, qua mi ha ricordato un po' Aretha Franklin su quest'ultima nota. Si bemolle 5, wow, una nota altissima. Poi ci è arrivata con tutto questo fraseggio incredibile, wow. Anche qua c'è questo twang che va a enfatizzare gli armonici acuti. Wow, qua si stoppa tutto, si spengono anche le luci, anche questo visivamente è pazzesco, e canta di nuovo piano, e poi fa anche una parte parlata che io non ho capito purtroppo cosa dice, credo che parli sempre in coreano, magari fatemelo sapere nei commenti, però anche qua molto emotiva e molto efficace dal punto di vista interpretativo. Riascoltiamo un attimo. Il silenzio è bellissimo.
있었지? 바로 여러분. Ok. Sì, per favore, scrivetemi cosa ha detto qua perché sono curioso, ma l'ha detto con una, non lo so, con una dolcezza incredibile. Poi anche quando è rimasta da sola cantando, non ha cantato tutto piano, anche qua ha dato tantissima dinamica ed è riuscita a controllare questo suono potente, però ritornando sempre sul pianissimo, poi sullo stesso fiato, quindi veramente un controllo dinamico e tecnico pazzesco. Ok, poi c'è questo finale che diventa, sembra quasi anche qua un cambio di nuovo di mood, diventa anche un po' più sereno. Prima c'è stato un momento un po' più malinconico, un po' più riflessivo, e qui ritorna un po' la serenità, la gioia anche nella musica e nella voce. Ok, riascoltiamolo l'ultima volta. Wow, pazzesca veramente. Qua di nuovo ha alternato inglese e italiano. Ciao. Inglese e coreano in maniera incredibile, e questi fraseggi finali sempre più incalzanti, sempre più acuti, sempre più potenti sono andati a chiudere in bellezza questo finale. Molto bella anche la luce, la scenografia, tutto molto molto bello, perfetto. Wow, un'esibizione così dal vivo è veramente rara da trovare, e lei è una cantante veramente eccezionale. Grazie per avermi consigliato questa esibizione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e quali potrebbero essere le prossime reaction su So Young e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Vi ricordo anche il codice VocalCoach su Pumpling.com per ricevere magliette e gadget nerd come piacciono a me. Grazie mille anche allo sponsor di questo video e ringraziamo Super Prof, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!